Ciao! Io sono Sonia. Oggi vi farò vedere come costruire le corna di Ione Spirit Blossom con i miei pattern, che potete trovare nel mio negozio su Etsy assieme a moltissimi altri pattern interessanti. Dateci un'occhiata. Vi ricordo che tutti i materiali che utilizzo sono qui sotto in descrizione. Ma prima di cominciare c'è una cosa che dovete fare assolutamente, ovvero iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace. Facciamo partire il video. Questi sono i pattern che ho fatto io. Vi lascio il link in descrizione. Per la base ci serve leva foam ad alta densità dello spessore di 5 mm. Traccio le mie forme con una penna per essere più precisa. Per tagliare, inclino la lama del taglierino per fare un taglio obliquo all'interno. È importante che la lama sia molto affilata. Ora che ho tagliato le mie 4 forme, capovolgo i pattern per farne altre 4 speculari. Adesso abbiamo tutte le forme per comporre la base del corno. Per incollare tra loro i pezzi utilizzo la colla a contatto. Applico uno strato sottile da entrambe le parti e la lascio asciugare per qualche minuto. Mi aiuto anche guardando i segni di raccordo per connettere i pezzi e le lettere. Questa è la base del corno, con il cornetto più piccolo. Questa invece è la mano di Fabio. Per fare i dettagli ci serve il foam di spessore 2 mm. Traccio 2 volte anche questi per avere una forma simmetrica e, dato che è molto sottile, lo taglio con la forbice tenendola inclinata, perché ci vuole anche qui un taglio obliquo all'interno. E incollo le due metà con la colla a contatto. Faccio lo stesso con gli altri 2 dettagli, poi li incollo in questo modo sul corno. Con un pezzo di foam da 5 mm chiudo la base del corno. Poi attacco il cornetto più piccolo. Lo stesso procedimento ovviamente vale anche per l'altro corno. Ora sistemo le imperfezioni con il Dremel, soprattutto sulla punta e sulla base, con una punta di pietra. La passo leggermente sulla superficie. Come fondo per la pittura uso questo primer che si applica con un pennello piatto e morbido. Lo diluisco con qualche goccia d'acqua se è necessario.
faccio 3 strati e aspetto che ogni strato sia asciutto per fare quello dopo. Incollo le corna ad un cerchiello con della colla a caldo. Questi sono i colori acrilici che userò. Inizio dalla punta, che è rosa, per poi mescolare i colori sempre più scuri fino alla base. Se volete dare un effetto più particolare potete usare dei colori metallizzati oppure aggiungere anche delle sfumature. Dato che l'acrilico non è molto coprente, ho fatto un paio di strati. Ed ecco il risultato finale. E questo è tutto. Grazie mille per essere arrivati fino a qui. Per qualsiasi domanda contattatemi e vi risponderò volentieri. Vi lascio qui in descrizione tutti i miei social. Ci vediamo presto!